Sì, io sono psicologa e psicoterapeuta, ho una formazione in gruppo analitica. Parallelamente alla mia specializzazione in psicoterapia mi sono formata in etnopsichiatria. Dal 2008, per circa 10 anni, ho fondato prima e coordinato il servizio di etnopsicologia presso l'ambulatorio di medicina delle migrazioni del Policlinico Paolo Giacomo in Palermo fino a settembre scorso. Da ottobre il servizio si è spostato e siamo ospiti presso il Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Palermo. Il servizio storicamente accoglie stranieri, migranti, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tortura e di trauma estremo. Ma il nostro servizio non accoglie soltanto migranti sbarcati, ma è rivolto a tutti gli stranieri del territorio o a tutti coloro che hanno nella loro storia familiare hanno avuto un'esperienza di migrazione, e mi riferisco anche alle seconde e alle terze generazioni. Io collaboro con un collega che è il dottor Filippo Casadei, che oltre ad essere psicologo è anche un antropologo, che ha iniziato a collaborare presso il servizio da un paio d'anni e ha arricchito enormemente l'attività del servizio proprio perché la competenza antropologica è imprescindibile nella presa in carico di questi pazienti, tanto che appunto la formazione dell'etnopsichiatria dice proprio questo, cioè tenere insieme l'approccio psicologico e l'approccio antropologico per una conoscenza profonda e dettagliata della cultura dei pazienti, perché la terapia sia una terapia condivisa col paziente e quindi efficace. Le modalità di accesso dell'utenza al servizio? L'accesso è libero, non bisogna presentare nulla, neanche i documenti, perché ovviamente molti pazienti neanche ce l'hanno. Si riceve per appuntamento tramite la prima telefonata, un numero telefonico. È importante l'appuntamento, noi ci teniamo perché i pazienti non aspettano. Ogni paziente ha uno spazio di un'ora. Le sedute spesso vengono co-condotte appunto da me e dal dottore Casadei. In alcuni casi inseriamo all'interno del nostro setting il mediatore linguistico-culturale, che diventa un vero e proprio collaboratore dell'equipe e non soltanto un traduttore di lingue. E quindi i risultati che lei ci può un po' raccontare, visto comunque gli anni di esperienza che avete sul territorio di Palermo? Noi abbiamo negli ultimi anni sistematizzato un po' i dati, abbiamo fatto una raccolta dati e posso dirle che negli ultimi 2 anni il servizio ha accolto circa 100 pazienti all'anno. L'ultimo anno, fino ad oggi, è aumentato in modo considerevole l'accesso dei minori stranieri non accompagnati. Da una parte perché è un target che arriva sempre di più nel nostro territorio, da un'altra parte perché è un target veramente vulnerabile, e poi devo dire c'è stata nel tempo un cambiamento. Io posso raccontare appunto una storia degli ultimi 10 anni anche dell'approccio delle comunità, delle vulnerabilità. Gli operatori delle comunità sono diventati molto più sensibili alle problematiche psicologiche, soprattutto quelle che sono esito di trauma estremo, e naturalmente questo agevola l'accesso di questi ragazzi a servizi specialistici di salute mentale. E la motivazione da parte del grant cosa ci dice? Collabora al percorso? Sì, ovviamente l'aggancio è sempre un po' lento, perché l'invio è sempre fatto da un terzo, può essere l'operatore di comunità, può essere il legale, che durante la raccolta della storia e della memoria si accorge che sta emergendo un racconto di violenza o di tortura e quindi ci fa un invio, o altri reparti degli ospedali. L'inviato è sempre un terzo, quindi il primissimo colloquio non è mai un colloquio in cui c'è una domanda autonoma da parte o comunque non è
cerchiamo di essere molto regolari nei colloqui, quindi una che significa una volta a settimana, tutte le settimane, cioè in modo consecutivo, appunto come dicevo per un'ora, e elaboriamo, costruiamo con la persona che abbiamo davanti una possibile domanda di aiuto. Il percorso ovviamente sarà personalizzato, non so quanto dura un percorso rispetto al... Perché spesso un po' abbiamo visto anche nelle altre esperienze che il migrante ha anche un problema di tempo, perché spesso magari arriva e poi non ha molto tempo a disposizione. Voi questo lo avete trovato pure come... Allora, in alcuni casi, naturalmente fare un discorso generale è molto complicato, purtroppo ci sono alcune situazioni anche di comunità molto difficili, abbiamo comunità molto lontane dai centri abitati, abbiamo comunità isolate anche da altri servizi, per cui la presa in carico diventa molto complessa. Se non c'è un'autentica collaborazione da parte dell'equipe che ovviamente si fa ponte e garante per il percorso. Però devo dire che nella maggior parte dei casi i percorsi sono abbastanza consistenti nel loro processo. Ovviamente questo perché qui da noi in Sicilia i percorsi dell'accoglienza sono molto lunghi, per cui nelle comunità alla fine non si sta poco. D'altra parte, nei casi in cui c'è un trasferimento in atto, attraverso le nostre certificazioni cliniche possiamo aiutare il ragazzo a trovare un centro di accoglienza che sia vicino presso il nostro servizio per garantire a lui la continuità terapeutica, se segnaliamo dei progressi e un'efficacia nel percorso. Invece vi ritrovate a fare un lavoro di rete con altri servizi? Avete una rete di servizi in cui... Sì, abbiamo una rete consolidata. Un po' parlava delle comunità e poi come altri soggetti. Sì, abbiamo una rete consolidata sia appunto nel privato sociale, quindi l'associazionismo, gli enti gestori che poi di fatto sono quelli che gestiscono le comunità, ma anche organizzazioni non governative, per cui collaboriamo per esempio con l'IOM nel caso di vittime di tratta, o collaboriamo con Save the Children e collaboriamo anche con altri servizi, gli ambulatori dedicati di medicina per i migranti che sono sul territorio. Continuiamo ad avere un'ottima collaborazione con l'ambulatorio di medicina delle migrazioni, dove storicamente è un luogo in cui la medicina delle migrazioni ormai è riconosciuta a tutti i livelli, e fare un lavoro tra l'altro in sinergia e integrato con un ambulatorio medico per i migranti per noi è un elemento virtuoso per la terapia. È un altro elemento per noi importante di raccordo sul territorio è l'associazione dei legali, dei giuristi. Collaboriamo con l'ASGI, che è l'associazione degli studi giuridici sull'immigrazione, e con altre associazioni che si occupano di giurisprudenza in ambito di immigrazione. Invece, volendo pensare anche un po' ai vincoli, ai limiti del progetto, comunque della terapia, cosa ci può dire? Ma intanto partirei dai vincoli del servizio, che purtroppo impattano sui vincoli della terapia. Il fatto che la nostra realtà non sia mai stata strutturata veramente, abbiamo vissuto comunque in una situazione di precarietà, di progettualità, questo ha un impatto sui progetti terapeutici, perché per esempio avendo io una formazione, essendo una gruppo analista, tante volte avrei avuto in mente di mettere su un gruppo terapeutico. Infatti le stavo chiedendo anche questo, le terapie sono tutte individuali o avete provato anche a fare terapie di gruppo? Allora, la terapia di gruppo ovviamente è nelle mie corde, perché la mia specializzazione prima è nella gruppo analisi. Purtroppo, per fortuna, insomma, la terapia di gruppo è veramente una terapia complessa. Ha bisogno di un luogo in cui non ci si debba preoccupare, ecco, che tra 6 mesi si chiude. Questo non vuol dire che la terapia
però la tempistica è più gestibile. Le terapie sono per lo più individuali, ovviamente facciamo anche terapie familiari. Ultimamente stiamo anche sperimentando delle terapie di supporto a famiglie affidatarie di minori stranieri non accompagnati, che è un'esperienza nuova che si sta sviluppando nel territorio di Palermo, virtuosa, ma che può portare con sé ovviamente dei rischi enormi per le famiglie. Quindi in questo momento, per esempio, stiamo seguendo, abbiamo appunto in mente, stiamo seguendo alcune famiglie che stanno intraprendendo questo tipo di esperienza. Quindi è un progetto completamente innovativo, Sì. questo davvero. E su questa esperienza può dirci già qualcosa? Avete già iniziato? Allora, sì, abbiamo iniziato con una famiglia, in particolare assolutamente disponibile, ma chiaramente per aver intrapreso essa stessa un'esperienza di questo tipo, l'affido del minore straniero accompagnato da sé, che è una famiglia disponibile, ovviamente in cui il supporto psicologico è ovviamente, secondo un approccio transculturale, è fondamentale proprio nel sedimentare un ambiente familiare che non sia psicopatogeno né per il ragazzo né per la famiglia. I rischi naturalmente sono alti, però ovviamente sono anche appunto alte le potenzialità, perché una famiglia che ha accolto dentro di sé delle risorse per accogliere un ragazzo, un minore straniero accompagnato, ha veramente una ricchezza di risorse che possono essere poi sfruttate ai fini del percorso psicologico. Vuole dirci qualcos'altro rispetto al progetto, all'esperienza, all'utenza, anche nel senso che nazionalità, che fasce di età? Sì, come dicevo prima, oggi posso dire che il target più rappresentato è quello dei minori stranieri non accompagnati. Ovviamente questo è un'etichetta che poi a noi serve anche molto poco, anche perché di fatto sappiamo che poi qualche minore no, ma a noi questo non interessa, perché noi abbiamo ovviamente un taglio clinico, per cui a noi ovviamente poi interessa il tipo di sofferenza. Purtroppo è aumentato negli anni il numero di pazienti che chiede aiuto a seguito di esperienze strane di violenza e stiamo cercando di lavorare attraverso un lavoro di rete, un lavoro integrato con la pediatria e la ginecologia. Vorremmo agganciare invece un nuovo target di cui si parla poco, che sono proprio le neomamme straniere che arrivano sole e che sospettiamo siano state abusate e violentate, per fare un'azione forte di prevenzione sul maternage e sulla competenza genitoriale su cui rischia di transitare il disagio e la sofferenza legata proprio alla storia dell'abuso. Ok, grazie.